Un esercito imperiale non si ferma davanti alle mura di pietra, le assedia, le scavalca o le abbatte, ma può fermarsi davanti a mezzo metro di fango. Nel V secolo d.C., mentre il sistema di sicurezza romano si sgretola sotto la pressione delle incursioni barbariche, i cittadini della ricca città commerciale di Altino prendono una decisione che sfida ogni logica militare ed economica del tempo. Abbandonano la terraferma e le strade lastricate per addentrarsi in una distesa d'acqua salmastra dove è impossibile costruire, coltivare o marciare. Non stanno cercando un riparo temporaneo, stanno trasformando l'idrologia e le maree della Laguna Nord in una difesa naturale. Capitolo 1. La nascita di Burano nella laguna. Burano non nasce da un progetto urbanistico, ma da un'esigenza idraulica e militare. Guardando questo territorio si comprende immediatamente una verità fondamentale. Prima di essere un'isola abitata, la laguna era uno strumento di difesa naturale. Ma l'esodo dalla terraferma non avvenne in una singola notte. Tra il V e il VII secolo, sotto la spinta delle invasioni gotiche, poi longobarde nel 568 e lungo i decenni successivi, gruppi di abitanti, provenienti da Altino e da altri centri della terraferma, si spostarono progressivamente nella laguna. È in questo lungo processo migratorio che gli storici collocano la nascita dell'isola, il cui stesso nome porta con sé il mistero di quelle origini. Secondo l'ipotesi più accreditata, deriverebbe da Boreanum o dalla porta boreana della stessa Altino, da cui forse provenivano i primi profughi. Non esiste una certezza documentale assoluta e proprio questa incertezza testimonia una fondazione lenta, nata dalla fuga e dall'adattamento. Per capire questo adattamento bisogna comprendere l'anatomia della laguna. Non è un mare chiuso, né un fiume. È un ambiente dinamico dominato da tre elementi essenziali: le barene, le terre emerse coperte da vegetazione alofita che resistono ai cicli di marea, le velme, i banchi di fango che si rivelano esclusivamente durante le ore di bassa marea, e tra di esse i ghebi e i canali lagunari, le uniche vie d'acqua realmente navigabili, il cui tracciato muta lentamente nel tempo, seguendo l'evoluzione idraulica dell'ecosistema. Una parte della sicurezza dei primi coloni risiedeva precisamente nella che per gli eserciti continentali era una trappola mortale: l'assenza di fondali profondi. Senza una conoscenza chirurgica dei canali navigabili, le imbarcazioni pesanti nemiche si incagliavano sistematicamente nelle velme. La Laguna Nord si era trasformata in un sistema difensivo naturale, estremamente difficile da penetrare, protetto solo dalle leggi della fisica e dell'idrologia. In questo nuovo assetto, Burano non si sviluppa in isolamento. Nasce e cresce all'ombra di Torcello, che tra il VII e il X secolo rappresenta il vero fulcro di potere, commercio e spiritualità dell'intera Laguna Nord. Mentre Torcello si afferma come grande metropoli mercantile, arrivando a contare tra i 10.000 e i 20.000 abitanti, una dimensione enorme per l'epoca, Burano assume un ruolo logistico e residenziale complementare, ospitando progressivamente una popolazione di pescatori e lavoratori marittimi. L'insediamento di Burano prende forma su un gruppo di piccole barene, separate da canali naturali. La scelta non è casuale. Questi corsi d'acqua garantivano un ricambio idrico costante, guidato dalle maree, un fattore determinante per l'igiene pubblica, la navigazione interna e lo smaltimento dei rifiuti urbani. Molti canali avevano una vera e propria funzione fognaria, dove il flusso del ciclo di marea agiva come un sistema automatico di pulizia della città, una logica sanitaria di straordinaria modernità. Vivere su queste barene poneva però una sfida ingegneristica impressionante. Come costruire case di mattoni sopra il fango senza farle sprofondare? La risposta sta nella tecnica delle fondazioni lagunari. Sebbene l'edilizia di Burano sia meno monumentale rispetto a quella del Canal Grande di Venezia, il principio fisico per consolidare i terreni e sorreggere gli edifici è il medesimo. Tronchi di castagno, larice o rovere vengono infissi profondamente nel fango,
fino a raggiungere il caranto, lo strato argilloso compatto e resistentissimo del sottosuolo lagunare. Il legno, completamente immerso nell'acqua e privato dell'ossigeno, non marcisce, ma si mineralizza nel tempo, diventando duro come la pietra. Sopra questa foresta rovesciata e invisibile viene poi edificata alla base in muratura delle abitazioni. Ma l'ecosistema era minacciato da un nemico silenzioso. La laguna tende naturalmente al proprio interramento. I fiumi che sfociavano nell'Alto Adriatico trasportavano costantemente enormi quantità di detriti e limo. Senza un intervento umano continuo, lo specchio d'acqua intorno a Burano si sarebbe chiuso rapidamente, trasformando una perfetta difesa acquatica in una palude malarica, innavigabile e letale. Per evitare la morte idraulica della laguna, nei secoli successivi la Repubblica di Venezia realizzerà una delle opere di ingegneria più grandiose e complesse d'Europa: la deviazione e il taglio dei grandi fiumi, come il Brenta, il Piave e il Sile, allontanando i loro scavi di fango dal bacino lagunare. Vivere su queste barene significava accettare un equilibrio durissimo con l'ambiente circostante. Ogni metro quadrato di terra asciutta era il risultato di un consolidamento faticoso e di una contesa continua con l'acqua. Gli spazi abitativi furono ridotti al minimo indispensabile per non sottrarre superficie e volume alla rete dei canali, che costituivano le uniche vere arterie di comunicazione, di commercio e di difesa dell'intera comunità. Da quel momento il destino di Burano sarà deciso da una sola risorsa: non la terra, che quasi non esiste, ma l'acqua. Ogni mestiere, ogni casa, ogni scelta economica nascerà dalla capacità di comprendere, sfruttare e dominare l'ambiente lagunare. È da questo equilibrio fragile che nei secoli successivi nascerà una delle produzioni artigianali più celebri d'Europa, il merletto di Burano. Capitolo 2. Il punto in aria. L'ingegneria del filo. Prima dell'avvento delle macchine industriali o della calcolatrice, per edificare una struttura complessa dal nulla erano necessarie la pietra, il legno o il metallo. Eppure, nell'area veneziana del XVI secolo, dove Burano diventerà uno dei suoi centri più prestigiosi, le donne iniziarono a realizzare strutture autoportanti, costituite esclusivamente da filo. Fino a quel momento, la decorazione tessile era sempre dipesa da un tessuto di supporto. Si abbelliva, si intagliava o si sfilava, qualcosa che esisteva già. Si smette di decorare la tela e si inizia a generare una struttura senza un tessuto di base, sospendendo il filo nell'aria attraverso una sequenza calcolata di nodi matematici. Questo non è il racconto romantico di un'isola colorata, è la storia di come geografia, tecnica ed economia abbiano trasformato un piccolo arcipelago lagunare in uno dei centri artigianali più celebri d'Europa. Per secoli il lavoro tessile era stato subordinato alla presenza di una base fisica. Si ricamava su tele di lino, di cotone o di seta, tirando i fili, ritagliando le trame o sovrapponendo cuciture ornamentali. Era la materia di partenza a dettare i limiti strutturali e geometrici dell'opera. Tra il 500 e il 600 avviene un salto evolutivo che rappresenta una delle più importanti rivoluzioni tecche del merletto europeo, la nascita del punto in aria. Il nome stesso di questa tecnica ne descrive l'essenza rivoluzionaria. Il tessuto di supporto scompare completamente. Non ci si trova più di fronte a un semplice ricamo, ma a una vera e propria costruzione tessile tridimensionale, eseguita nel vuoto. Ma una tecnologia del genere richiede materie prime ad altissime prestazioni, non un filo qualsiasi, ma esclusivamente lino di qualità eccezionale, spesso importato a caro prezzo dalle Fiandre. La scelta di questa fibra era dettata da una ragione rigorosamente meccanica. Il lino possiede un'elevata tenacità e, a differenza della seta o del cotone, ha una bassissima elasticità. Un filo elastico avrebbe deformato i nodi sotto tensione, rendendo impossibile la tenuta della geometria. Inoltre, la torsione applicata alla filatura doveva essere calcolata al millimetro. Troppo lenta avrebbe sfibrato il nodo,
Troppo stretta lo avrebbe reso indeformabile e fragile. La materia prima era già, a tutti gli effetti, tecnologia. Anche l'hardware di questa microingegneria era ridotto all'essenziale per garantire precisione assoluta. Nessun fusello o tombolo, strumenti utilizzati in altre produzioni europee per intrecciare i fili su un cuscino. Qui la dotazione tecnica prevedeva solo un ago sottilissimo, piccole forbici di precisione per il taglio netto dei fili, un supporto cilindrico imbattuto chiamato morello, filo di lino grezzo e soprattutto un foglio di carta o pergamena. Su quella carta veniva tracciato il disegno geometrico del pattern. Spesso, per trasferire il disegno sul supporto esecutivo, senza alterare le proporzioni, si utilizzava la tecnica dello spolvero. Il bordo della traccia veniva microforato ad ago e poi tamponato con polvere di carbone o gesso. Su questo disegno venivano tesi alcuni fili poltanti di riferimento, chiamati orditura o filo di traccia, fissati alla carta con punti di cucitura provvisori. Da quell'istante l'intera struttura veniva edificata esclusivamente a punto occhiello, annodando il filo su se stesso con l'ago senza mai bucare la pergamena sottostante. Quando l'opera era terminata, i fili di sostegno venivano recisi, il merletto si staccava dal supporto effimero e rimaneva sospeso perfettamente in grado di reggersi da solo. Analizzare un merletto antico dal punto di vista strutturale significa osservare l'esecuzione di una sequenza operativa rigorosa, una procedura ripetitiva, assimilabile con linguaggio moderno a un algoritmo. Non si tratta di un'intuizione artistica improvvisata, ma dell'applicazione metodica di schemi di calcolo. L'intera architettura dell'opera si fonda sul concetto di modulo ripetitivo. Una singola cella geometrica di base viene moltiplicata nello spazio secondo regole costanti di simmetria, proporzione e densità, costruendo gradualmente la rete strutturale del pezzo. Ogni maestra merlettaia doveva memorizzare ed eseguire combinazioni esatte di nodi, vuoti e pieni, le sbarrette, i rilievi, i punti di rete. Se una sequenza veniva alterata, la tensione meccanica dell'opera saltava, compromettendo la rigidità dell'intera struttura finale. Osservato con gli occhi di oggi, la trasmissione di questo know-how tra le donne dell'isola ricorda sorprendentemente la scrittura di un linguaggio di programmazione applicato alle fibre tessili. Questa architettura del vuoto aveva però un parametro di produzione inderogabile: il tempo. La densità strutturale dei nodi, necessaria a garantire l'autoportanza, richiedeva una lentezza esecutiva estrema. Per completare un colletto importante potevano essere necessarie centinaia o addirittura migliaia di ore di lavoro, svolto dall'alba al tramonto per sfruttare ogni singolo minuto di luce naturale. Per realizzare pezzi di grandi dimensioni o complessi apparati per le corti, nel Cinquecento il ciclo produttivo non seguiva una catena industriale, ma si organizzava con grande elasticità. Nei lavori più complessi era frequente che l'esecuzione venisse suddivisa all'interno del laboratorio o della famiglia tra diverse mani specializzate in fasi differenti, dalla preparazione dell'orditura alla rete di fondo, dalla costruzione dei rilievi fino alla pulitura finale, per poi essere assemblata con cuciture invisibili da una maestra rifinitrice. In termini economici, non si stava vendendo semplicemente del filo di lino lavorato, si stava immagazzinando e commercializzando tempo lavoro, allo stato puro. In questa ricerca del rigore formale si inserisce il rapporto cruciale tra la precisione matematica e la mano umana. La tensione del filo variava impercettibilmente con la stanchezza delle dita, con la luce della sera o con i cambiamenti di umidità dell'aria lagunare. Ogni merletto custodiva così una doppia natura. Da un lato il rigore di una geometria immutabile, dall'altro le impercettibili variazioni lasciate dalla mano che lo aveva costruito. Era proprio questa irripetibilità a rendere ogni pezzo non soltanto un'opera d'arte, ma un bene di lusso impossibile da replicare perfettamente. Capitolo 3. Il monopolio veneziano del merletto.
Nel Seicento, un singolo colletto di merletto veneziano non era un semplice dettaglio decorativo, ma un elemento che poteva raggiungere valori paragonabili a quelli di importanti proprietà agricole o dell'allestimento di una nave mercantile. Quando Jean-Baptiste Colbert, mente economica della monarchia di Luigi XIV, analizzò i conti del Regno di Francia, individuò una criticità allarmante: il continuo deflusso di oro e argento verso il tesoro della Repubblica di Venezia, speso unicamente per pagare i polsini, le balze e i colletti dell'aristocrazia. Il merletto era diventato un problema macroeconomico di primissimo piano, una risorsa ad altissimo valore aggiunto, capace di innescare una delle più spregiudicate operazioni di trasferimento tecnologico dell'età moderna. Per comprendere come un intreccio di filo di lino sia potuto diventare una delle merci più strategiche del commercio internazionale, bisogna guardare alla natura del mercato del lusso fra il XVI e il XVII secolo. In quell'epoca il potere e la gerarchia non venivano soltanto esercitati, ma dovevano essere comunicati fisicamente attraverso il vestiario. La moda era un linguaggio politico rigoroso. Per un re, un ambasciatore, un magistrato o un cardinale, esibire pizzi sontuosi non era una scelta estetica opzionale, ma un obbligo sociale di status. E la concentrazione massima di questo sfarzo si localizzò scientificamente nei punti nevralgici dell'abito, il colletto e i polsini. Erano le parti più visibili del corpo, quelle che incorniciavano il volto e le mani durante gli atti pubblici e diplomatici. Osservando oggi un ritratto ufficiale di un sovrano del Seicento, si comprende immediatamente che quella singola porzione bianca, tessuta ad ago, valeva spesso più dell'intero guardaroba di un cittadino comune o persino dell'affitto annuale di un palazzo reale. Indossare il merletto di Burano significava portare addosso l'apice della tecnologia artigianale europea. La Repubblica di Venezia comprese ben presto il potenziale economico di questa produzione nata nella Laguna Nord. A differenza delle spezie o della seta grezza importate da Oriente, il merletto aveva un costo di materia prima quasi nullo e un valore aggiunto spaventoso, generato interamente dall'ingegno locale. La Serenissima operò quindi per proteggere questa supremazia produttiva attraverso una complessa architettura di controllo. La gestione del mercato venne affidata al sistema delle corporazioni e delle magistrature commerciali, che regolamentavano la produzione, tutelavano i prezzi e garantivano standard qualitativi rigorosissimi prima che la merce lasciasse la laguna. Questa posizione dominante sui mercati esteri non si basava però soltanto sulla rete distributiva, ma sulla protezione formidabile del know-how. I modellari, ovvero le collezioni di schemi geometrici da cui si traevano i disegni, e le stesse tecniche esecutive del punto in aria, venivano custoditi con estrema attenzione. Esporre o trasferire all'estero i segreti di questa manifattura era percepito dalle istituzioni veneziane come una minaccia diretta agli interessi economici della Repubblica. Tuttavia, dove non arrivava la concorrenza commerciale, operò la spregiudicata strategia industriale di Jean-Baptiste Colbert. Deciso ad arrestare il costante dissanguinamento di moneta pregiata verso Venezia e consapevole di non poter vietare alla corte francese l'uso del merletto, Colbert decise di importare la tecnologia stessa della sua produzione. Attraverso incentivi finanziari, promesse di privilegi reali e un'opera di reclutamento condotta da intermediari sul territorio lagunare, la corona francese riuscì ad attrarre in Francia un nucleo selezionato di maestre merlettaie di Burano e di Venezia. Il trasferimento di questa manodopera altamente qualificata, destinata a formare lavoratrici locali nelle nuove manifatture reali, rappresentò una vera e propria operazione di acquisizione tecnologica. L'obiettivo era insegnare l'algoritmo del punto in aria alla manodopera transalpina per avviare una produzione di statua autonoma, il Point de France. La reazione del Consiglio dei 10 e delle magistrature veneziane fu severa. Vennero emanati decreti per contrastare l'esodo delle artigiane
introducendo pesanti sanzioni, rivolte non solo alle dirette interessate, ma anche estese alle famiglie rimaste nella Repubblica, nel tentativo di fare pressione per il loro rimpatrio. Molte lavoratrici alla fine rientrarono in laguna, ma il trasferimento tecnologico si era ormai compiuto. In pochi decenni, i centri di produzione francesi non solo assimilarono la lezione veneziana, ma avviarono un rapido processo di innovazione. È in questo contesto che nasce il celebre Point d'Alençon, che non fu una semplice imitazione del merletto di Burano, ma una scuola tecnica ed estetica completamente nuova, con sfondi a rete più leggeri e motivi barocchi adatti al mutare del gusto europeo. Tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento, la supremazia produttiva veneziana sul mercato continentale iniziò progressivamente ad attenuarsi. Per oltre 2 secoli, Venezia aveva protetto il merletto come si protegge un arsenale o una rotta commerciale. Ma esiste una risorsa che nessun confine riesce a trattenere per sempre: la conoscenza. Quando le tecniche del punto in aria superarono le Alpi, il monopolio veneziano finì. Rimase però qualcosa che nessuna manifattura straniera avrebbe mai potuto copiare: la comunità che quel sapere lo aveva creato. Capitolo 4. Economia familiare. La laguna come fabbrica. Se oggi analizzassimo con gli strumenti dell'economia moderna il bilancio di una famiglia di Burano del Settecento, non ci troveremmo di fronte al semplice conto di una comunità di pescatori, ma a una microimpresa dotata di un sofisticato sistema di diversificazione del rischio. In un'epoca in cui un singolo inverno rigido o una burrasca improvvisa potevano ridurre alla fame una comunità marittima o contadina della terraferma, gli abitanti dell'isola costruirono una struttura economica a doppio binario, un modello di sopravvivenza perfettamente calibrato tra l'estrazione fisica delle risorse marine e la manifattura ad altissima precisione, in cui il mare forniva il capitale di rischio e il filo da merletto garantiva l'assicurazione sulla vita. La struttura sociale e produttiva di Burano si fondava su una divisione del lavoro inderogabile, tracciata lungo linee di genere, ma integrata nello stesso bilancio domestico. Gli uomini gestivano il settore primario: la pesca, la navigazione, la manutenzione delle barche e la logistica dei trasporti. Le donne costituivano il cuore della produzione manifatturiera ad alto valore aggiunto, lavorando il punto in aria e i merletti a rete. Questa separazione era una strategia economica precisa per neutralizzare la volatilità dei mercati e della natura. La pesca in laguna, infatti, era un'attività altamente remunerativa durante le stagioni favorevoli, ma strutturalmente instabile. Era esposta a rischi imprevedibili, tempeste che strappavano le reti, rotture delle imbarcazioni, variazioni delle maree e crolli improvvisi dei prezzi nei mercati cittadini. Il reddito di un pescatore seguiva una curva ciclica e altalenante. Al contrario, il lavoro della merlettaia si svolgeva al riparo dalle intemperie, all'interno delle case o nei cortili riparati dai venti. Non produceva un guadagno immediato, perché un singolo pezzo richiedeva mesi di lavorazione e il pagamento era mediato da una complessa rete di mercanti, intermediari e committenti, che gestivano i flussi finanziari tra la laguna e la città. Tuttavia, una volta completata l'opera, generava una linea di credito costante e solida. Quando le barche rientravano vuote o il ghiaccio invernale bloccava la navigazione nei canali, era il valore immagazzinato nel filo di lino a pagare l'affitto della casa, l'acquisto della farina da polenta, del vino e della legna da ardere. Il reddito della merlettaia, sebbene spalmato su tempi lunghi, agiva come un ammortizzatore sociale e fiscale per l'intero nucleo familiare. Ma per capire davvero l'economia lagunare bisogna dimenticare il calendario civile. Nella laguna nord la vita produttiva non rispondeva alla sequenza astratta dei mesi invernali o estivi, ma a un rigoroso calendario biologico e idrologico. La giornata stessa era scandita dalle 6 ore di flusso e 6 ore di reflusso delle maree, mentre l'anno si divideva lungo i cicli di migrazione delle anguille, le settimane delle seppie, i giorni della muta dei granchi e le dinamiche dei venti, dallo scirocco alla bora.
Gli abitanti di Burano non erano semplici raccoglitori di pesce selvatico, erano detentori di una secolare conoscenza ecologica in grado di gestire e governare un ecosistema complesso per trasformarlo in una fabbrica a cielo aperto. Il fulcro di questa gestione erano le valli da pesca. Ampie porzioni di laguna recintate con argini di terra o barriere di cane e pali che, soprattutto tra il tardo Medioevo e l'età moderna, conobbero un formidabile sviluppo tecnico e commerciale. All'interno di questi spazi recintati, il ciclo delle maree veniva sfruttato chirurgicamente per intrappolare e allevare grandi quantità di pesce pregiato, in particolare branzini, orate e soprattutto anguille. Durante la migrazione autunnale verso il mare, le anguille venivano guidate verso speciali trappole geometriche chiamate lavorieri. L'anguilla rappresentava una delle risorse più preziose dell'economia lagunare, non solo garantiva un altissimo rendimento commerciale, ma grazie alla sua resistenza e alla possibilità di essere facilmente marinata o conservata, poteva essere commerciata ed esportata su lunghe distanze, ben oltre i confini della Repubblica. Ancora più specializzata era la pesca delle moeche. I granchi verdi della laguna, catturati esattamente nella brevissima finestra temporale della loro muta biologica, quando abbandonano il vecchio carapace duro e sono completamente molli. Questa attività richiedeva una maestria assoluta. I granchi vicini alla muta venivano selezionati uno a uno e conservati in apposite strutture di legno immerse nei canali per essere venduti a Venezia poche ore prima che il nuovo guscio si solidificasse. Era un prodotto di lusso, basato su un controllo rigoroso del tempo biologico. Per sostenere questo sforzo produttivo, lontano dall'isola abitata, i pescatori appoggiavano la loro logistica ai casoni di pesca. Queste capanne con tetto di canne di palude e pareti di fango e legno, costruite sui margini delle barene e ai confini delle valli, erano vere e proprie basi operative, dove gli uomini potevano vivere per giorni durante le stagioni di pesca più intense. Niente in un casone era lasciato al caso, persino l'orientamento della struttura e l'apertura della porta d'ingresso venivano rigorosamente calcolati verso sud o sud-est, per opporre il fronte più chiuso e resistente ai colpi feroci del vento di bora. L'ultimo anello di questa catena produttiva era la logistica della distribuzione. Il pesce non aveva alcun valore se non arrivava freschissimo sui banchi di Rialto, il cuore economico della Repubblica. Ogni notte imbarcazioni veloci cariche di pescato, spesso mantenuto vivo all'interno di specifici contenitori o ceste forate immerse direttamente nell'acqua lagunare, partivano da Burano per risalire i canali al buio e raggiungere il mercato della pescaria prima dell'alba. A Rialto il commercio era rigidamente sorvegliato dalle magistrature veneziane, in particolare dalla giustizia vecchia, che imponeva calmieri sui prezzi, controllava le bilance e regolava il ruolo degli intermediari all'ingrosso. Un controllo ferreo che non serviva soltanto a tassare i flussi commerciali, ma rispondeva all'esigenza vitale di tutelare i consumatori e garantire l'approvvigionamento alimentare quotidiano della metropoli veneziana. Ogni casa di Burano era allo stesso tempo abitazione, laboratorio e nodo di una rete produttiva. In uno spazio tanto limitato, dove il lavoro si svolgeva lungo i canali e dentro le abitazioni, anche l'organizzazione urbana divenne una risorsa. Le regole che disciplinavano le proprietà, le rive e perfino i colori delle facciate non rispondevano soltanto a un gusto estetico, erano parte integrante del funzionamento della comunità. Capitolo 5. I colori di Burano, tra mito e documenti. Se si digita Burano su un qualsiasi archivio fotografico, il risultato è un'esplosione visiva, un susseguirsi ininterrotto di facciate dipinte con tinte sgargianti. La narrazione turistica ha costruito su questa anomalia cromatica una leggenda tanto affascinante quanto diffusa. Si racconta che le case siano state colorate in questo modo per permettere ai pescatori di riconoscere la propria abitazione e orientarsi nella fitta nebbia invernale.
È un'immagine profondamente romantica, ma che si scontra frontalmente con i principi dell'ottica e con la conoscenza ecologica analizzata in precedenza. Nella nebbia fitta, la diffusione della luce riduce rapidamente il contrasto cromatico. Prima ancora di distinguere un colore su un muro a distanza, un navigante avrebbe riconosciuto il profilo di un campanile, il suono delle campane o il percorso del canale percepito attraverso la corrente di marea. Le fonti storiche permettono di mettere in dubbio la spiegazione più famosa, ma non consentono di attribuire con certezza un'unica origine ai colori di Burano. Se i regolamenti comunali attestano la necessità di autorizzazioni e la periodica stesura di calce pigmentata sulle facciate, non esiste un documento storico noto che dichiari esplicitamente perché questa prassi si sia affermata in maniera così radicale proprio qui. Per spiegare il fenomeno senza cadere nell'anacronismo, gli storici hanno proposto diverse interpretazioni complementari. La prima interpretazione riguarda la protezione dell'intonaco ed è la più documentabile dal punto di vista tecnico e materiale. In un ambiente lagunare salmastro, l'umidità costante e il sale trasportato dal vento di Bora aggredivano implacabilmente le murature portanti. L'intonaco a calce non era una decorazione, ma uno strato sacrificale di protezione che doveva essere periodicamente raschiato e ridipinto. La calce era economica, permetteva al muro di traspinare ed esercitava inoltre una preziosa funzione igienica e antibatterica per l'intera comunità, un fattore vitale in un'isola ad altissima densità abitativa. La seconda interpretazione si concentra sull'identificazione visiva delle proprietà. Burano era un insediamento compatto, privo di spazi vuoti o giardini tra le abitazioni popolari. In un tessuto urbano così stretto, l'adozione di colori diversi tra case contigue rappresenta una spiegazione estremamente plausibile per delimitare a colpo d'occhio i confini catastali e stabilire a chi spettasse la manutenzione del tetto, delle grondaie o dell'intonaco stesso. La terza interpretazione guarda allo sviluppo di una tradizione estetica consolidata e progressivamente regolamentata dal potere centrale. Nel corso del tempo, l'uso dei pigmenti naturali più economici e accessibili sui mercati veneziani, come le ocre gialle, le terre di Siena, il rosso mattone e le terre verdi, divenne un tratto distintivo locale, trasformando un'abitudine edilizia diffusa in una precisa identità urbana. A questo punto sorge una domanda inevitabile: perché la stessa cosa non è accaduta a Venezia? La differenza sta proprio nella natura sociale e architettonica dei due insediamenti. Nel centro storico, e in particolare lungo il Canal Grande, la Repubblica e l'aristocrazia predilessero nel tempo il laterizio a vista, le pietre d'Istria, i prestigiosi marmorini e cromie generalmente più sobrie e monumentali. Burano, invece, mantenne e consolidò una tradizione fieramente popolare, di case intonacate a calce e rinnovate di frequente, sviluppando una fisionomia estetica completamente autonoma dal capoluogo. Il salto visivo verso i contrasti ultrasaturi che conosciamo oggi non è un'eredità intatta del Cinquecento, ma il frutto di una trasformazione avvenuta progressivamente nel corso del Novecento. È in quel secolo, specialmente con l'avvento delle moderne vernici acriliche e dei pigmenti industriali, che l'isola ha estremizzato le proprie tonalità intensificando le cromie originali. Tuttavia, questo paesaggio non è uno spazio anarchico lasciato al gusto del singolo proprietario. Ancora oggi, chi desidera ridipingere una facciata non può farlo liberamente, ma deve presentare richiesta e ottenere l'autorizzazione del comune, che assegna la specifica tonalità all'interno di una tavolozza di colori prestabilita. Una regola moderna che, pur con finalità diverse da quelle di un tempo, conserva intatta l'idea di un paesaggio urbano governato e non lasciato al caso. L'urbanistica cromatica di Burano non è dunque il frutto letterario del sogno di un pescatore nella nebbia, è un codice visivo che probabilmente rispondeva a esigenze pratiche prima ancora che estetiche, nate per difendere i muri dalla salsinene, amministrare lo spazio e organizzare la convivenza civile in uno degli insediamenti più densi dell'intera laguna. Capitolo 6. Il grande gelo del 1872
e la rifondazione economica. Nell'inverno tra il 1872 e il 1873, la laguna veneta smise di essere acqua e divenne ghiaccio. Un'ondata di gelo eccezionale paralizzò l'intero ecosistema del Nord Adriatico. I canali si solidificarono, imprigionando le imbarcazioni. Nelle valli da pesca, ampie porzioni della fauna ittica subirono gravissime perdite per lo shock termico. Da un giorno all'altro, il settore primario su cui si reggeva la sussistenza di Burano, l'estrazione quotidiana di risorse dalla laguna, fu quasi completamente paralizzato. Nessuna barca a remi poteva spezzare la banchisa per raggiungere i mercati di Rialto, nessuna rite poteva essere calata. Per una comunità tarata su un delicatissimo equilibrio di sopravvivenza quotidiana, il blocco totale della navigazione e della pesca significava una cosa sola: la prospettiva imminente della fame. Storicamente, l'economia a doppio binario dell'isola avrebbe assorbito il colpo, grazie alle entrate garantite dal lavoro femminile. Ma in quegli anni quel sistema di sicurezza era già da tempo disinnescato. La supremazia commerciale veneziana era un lontano ricordo, spazzata via prima dalla caduta della Repubblica nel 1797 e poi dall'avvento della rivoluzione industriale. L'Europa produceva ormai chilometri di pizzi meccanici a telaio a prezzi abbattuti, innescando una democratizzazione del pizzo e un rapido cambiamento della moda che favoriva tessuti leggeri e velocemente sostituibili. Il punto in aria, con la sua estrema lentezza esecutiva, era crollato verticalmente e quell'antica lavorazione ad ago non era più economicamente competitiva. La crisi di quell'inverno fu così drammatica da spingere l'isola a chiedere soccorso alla terraferma. La risposta delle istituzioni veneziane avrebbe potuto limitarsi alla classica beneficenza passiva: inviare farina, legna da ardere e coperte per superare l'emergenza immediata. Ma due figure chiave compresero che l'elemosina avrebbe solo rimandato l'estinzione economica di Burano: l'onorevole Paolo Fambri e la contessa Andriana Marcello. Paolo Fambri non era soltanto un deputato del regno, ma un brillante intellettuale, scrittore e ingegnere, che guardava alla questione sociale con visione pragmatica. Accanto a lui, Andriana Marcello, dama di corte di profonda cultura e animata da un attento mecenatismo civile, intuì il potenziale di rinascita nascosto nell'identità dell'isola. Da quella crisi prese avvio un percorso che pochi anni tardi, tra il 1877 e il 1878, avrebbe portato alla fondazione ufficiale della Scuola dei Merletti. Il loro approccio fu freddamente gestionale. Capirono che l'unica via per salvare l'isola era ricostruire la manifattura di eccellenza. Ma perché la nuova istituzione produttiva ebbe uno straordinario successo? Perché non cercò mai di competere con le macchine, fece esattamente l'opposto. Applicando una logica moderna, scelse di posizionarsi esclusivamente nel segmento del lusso assoluto, dove il valore non era dato dalla velocità di esecuzione, ma dalla perfezione artigianale e dall'impossibilità per il telaio meccanico di replicare la mano umana. C'era però un ostacolo tecnico che sembrava insormontabile. La catena di trasmissione di quel sapere attraverso le generazioni si era quasi interrotta. Dopo attente ricerche, la tradizione individua in Vincenza Memo, detta Cencia Scarpariola, una delle ultime grandi depositarie della tecnica antica del Cinquecento che ancora conservava, nella memoria muscolare delle dita, i segreti dei punti originari. L'operazione, guidata da Fambri e dalla contessa Marcello, si trasformò in un eccezionale recupero di patrimonio tecnico. Poiché l'anziana Vincenza non era in grado di teorizzare il proprio metodo a parole per una classe, le venne affiancata una maestra elementare, Anna Bellorio d'Este. Il suo compito fu quello di sedersi accanto alla ricamatrice, osservare i movimenti empirici del lago, decodificarli e tradurli in un piano didattico rigoroso e replicabile. Il sapere tacito a rischio di estinzione venne trasformato in metodo, quella che con un'analogia moderna potremmo definire la rigenerazione di un algoritmo di calcolo, permise alle allieve di riappropriarsi di una tecnica perfetta.
Sotto l'attenta direzione di Andriana Marcello, il laboratorio scuola non fu soltanto un centro manifatturiero, dal controllo qualità rigoroso, ma assunse un ruolo sociale rivoluzionario. Per decine e poi centinaia di ragazze, la scuola significò istruzione femminile formale, reddito stabile, dignità intellettuale ed emancipazione economica all'interno delle famiglie. Si recuperò l'intero archivio storico dei motivi più complessi, dal punto Venezia al punto Rosa, e in breve tempo le merlettaie di Burano tornarono a lavorare per i vertici della società internazionale, annoverando tra le committenti la regina Margherita di Savoia e le case reali di tutta Europa. Il grande gelo di quell'inverno avrebbe potuto segnare la fine dell'isola, invece innescò il momento storicamente ed emotivamente più potente della sua storia moderna. Di fronte al collasso climatico ed economico, Burano si salvò applicando la logica più antica della laguna: utilizzare l'ingegno, la tecnica e una rigorosa competenza organizzativa per trasformare una crisi mortale in resilienza. L'edificio che oggi ospita il Museo del Merletto conserva ancora la memoria di quella rinascita, trasformando una crisi economica in uno dei capitoli più significativi della storia moderna di Burano. Capitolo 7. Dal Novecento a oggi. Tradizione, turismo e identità. Con il passare dei decenni e l'ingresso nel pieno Novecento, il modello economico che aveva salvato Burano dopo il grande gelo affronta l'ennesima e inevitabile metamorfosi. La scuola del Merletto, che per decenni aveva rappresentato il motore produttivo ed emancipativo dell'isola, si scontra progressivamente con i profondi cambiamenti sociali del secondo dopoguerra. L'accesso generalizzato all'istruzione superiore, l'apertura di nuove prospettive lavorative nella terraferma industrializzata e l'evoluzione dei diritti sociali e lavorativi rendono insostenibile un mestiere che richiede centinaia di ore di immobilità e pazienza per generare un singolo manufatto. Il merletto ad ago non scompare, ma cessa di essere un'importante attività economica diffusa per tornare a essere ciò che era nel profondo: un'arte di altissima specializzazione, custodita da una cerchia sempre più ristretta di maestre. Nel corso del Novecento, l'attività produttiva della scuola si ridusse progressivamente e il suo storico edificio, fondato dall'intuizione di Fambri e della contessa Marcello, ospita oggi il Museo del Merletto, luogo fondamentale di conservazione e trasmissione culturale. Contemporaneamente, anche l'altro pilastro storico dell'economia buranella, la pesca, subisce una radicale trasformazione. L'avvento della motorizzazione navale sostituisce la secolare fatica del remo e della vela, modificando i tempi e i confini della navigazione lagunare. Le antiche dinamiche di sussistenza lasciano il posto a una logistica di distribuzione, integrata con i grandi mercati ittici continentali. Soprattutto negli ultimi decenni, questo settore ha dovuto affrontare sfide complesse: una costante diminuzione del numero dei pescatori professionisti, l'adeguamento a rigide normative europee per la pesca marittima e lagunare e l'impatto dei cambiamenti ambientali che esercitano una pressione crescente sulla biodiversità e sull'equilibrio idrologico della laguna. È in questo scenario in transizione, in cui le due tradizionali attività manifatturiere e primarie riducono progressivamente la propria quota di occupazione locale, che l'isola sviluppa il suo nuovo motore economico, il turismo. Grazie alla velocità dei trasporti e alla diffusione visiva globale, quell'identità cromatica sviluppatasi nel corso dei secoli, tra esigenze pratiche di protezione degli intonaci e regolamentazioni amministrative, si trasforma in un formidabile marchio di riconoscimento internazionale. Burano diventa una destinazione celebre, attirando un numero crescente di visitatori, provenienti da tutto il mondo, affascinati dall'estetica delle sue facciate, ridipinte con tinte ad alta saturazione. Questo passaggio verso un'economia fortemente incentrata sul turismo rappresenta oggi la nuova grande sfida dell'isola. Se da un lato l'apporto economico ha portato ricchezza e vitalità, impedendo quel fenomeno di spopolamento radicale che ha colpito altri insediamenti lagunari, dall'altro impone una pressione continua sul tessuto sociale ed abitativo. Gli studiosi del patrimonio culturale parlano di museificazione per descrivere il rischio contemporaneo.
la trasformazione di un centro urbano storicamente animato da una ferrea etica del lavoro, della logistica e della produzione in un fondale scenografico destinato prevalentemente al consumo visivo veloce. Tuttavia, guardando oltre la superficie delle facciate brillanti, la vera essenza di Burano rimane intatta. Chi attraversa oggi l'isola vede soprattutto il colore delle case, ma sotto quegli intonaci sopravvive un paesaggio costruito dalla geologia della laguna, dall'ingegno idraulico per governare l'acqua, dal lavoro delle merlettaie, dalla secolare conoscenza ecologica dei pescatori e dalla capacità di una comunità di reinventarsi ogni volta che il proprio equilibrio sembrava spezzarsi. Burano non è sopravvissuta grazie ai suoi colori. I colori sono il volto con cui oggi il mondo la riconosce, ma le fondamenta della sua storia sono altrove. Nell'acqua che l'ha protetta, nel filo che l'ha resa ricca, nel lavoro che l'ha sostenuta e nella capacità dei suoi abitanti di trasformare ogni crisi in un nuovo inizio.